Buongiorno amici, cominciamo questa lezione in cui parleremo di materia e forma della sostanza in quanto costituita di materia e forma. L'altra volta abbiamo parlato dell'altra coppia fondamentale, no? Della fisica e della metafisica aristotelica, ovvero potenza e atto. Allora, Sofì, vuoi stare con me? Mi sembra proprio di no. Abbiamo detto l'altra volta che tutte le sostanze, cioè una sostanza, vi ricordate, sono sinoli, una sostanza è un sinolo, cioè un tutt'uno, un'unione inestricabile tra una materia e una forma. È più importante la materia oppure la forma? Sono uniti all'interno di una sostanza. Non c'è una sostanza che ha solo la materia o una sostanza che ha solo la forma. La sostanza è un sinolo, non può esistere se non avendo intrecciate in sé in maniera inestricabile, in maniera del tutto inseparabile, la materia e la forma. Ma la forma è più importante. Cioè Aristotele dice, attenzione, questa è una cosa metafisica molto molto importante, che la forma è più importante della materia. Lui dice, attenzione, che una sostanza è una sostanza in quanto forma e non in quanto materia. Fate attenzione, la sostanza è sostanza in quanto forma e non in quanto materia. Adesso spiegheremo che cosa significa. Dicendo così, però, qualcuno di voi potrebbe essersi accorto che Aristotele, ecco, potrebbe essere accusato di aver rovesciato le cose che aveva detto prima, e in particolare nella dottrina logica delle categorie, ma non soltanto. Allora, nelle categorie, prima cosa, che cosa aveva detto Aristotele? Vi ricordate che esistono diversi tipi di sostanze e diversi gradi di sostanzialità. Ricordate le categorie, l'albero ramificato. Parliamo delle categorie di sostanza, della categoria tra le 10 categorie, non quelle 9 degli accidenti, ma quelle della sostanza. Vi ricordate? Animale è un genere rispetto all'uomo, l'uomo è la specie, ma l'uomo è un genere, ovviamente, oltre all'uomo ci sono tante altre specie che fanno parte del genere animale, cane, gatto e così via. Ma l'uomo poi può essere diviso anche in ogni singolo uomo, d'accordo? Socrate, Platone, Fabrizio, io mi chiamo Fabrizio, non nel senso di chiunque si chiami Socrate, Platone o Fabrizio o di una statua che rappresenta Socrate o Platone, ma nel senso proprio delle sostanze, vi ricordate le sostanze prime, che come abbiamo detto parlando delle categorie nella lezione, andatela a vedere sulle categorie, le sostanze prime sono proprio le sostanze empiriche, le sostanze singolari, le sostanze particolari, cioè non gli universali, non i generi o le specie. Però uomo, per esempio, può essere un genere rispetto a ogni singolo uomo, Socrate, Platone, Fabrizio. Quindi uomo, esattamente come cane, gatto, animale, ve lo ricordate, sono gli universali, cioè i generi e le specie, cioè gli universali, gli insiemi, tutti gli animali, tutti gli uomini, l'universale di uomo, l'universale di animale, sono sostanze seconde, ve lo ricordate? Ma le sostanze seconde, dice Aristotele, ok, sono sostanze, però ciò che è sostanza in senso primario, ciò che è veramente sostanza, ciò che è più sostanza della sostanza seconda è la sostanza prima, cioè non l'universale, il genere, la specie, d'accordo? Ma quello, un qualcosa di singolare, di concreto che Aristotele dice, vi ricordate, possiamo indicare con un dito a cui possiamo dare un nome o un numero di catalogo o comunque possiamo indicarlo con un dito dicendo questo qui, Todeti, cioè non l'universale, il genere o la specie di uomo, ma questo uomo che si trova qui in questo momento, in questo spazio, in questo tempo, che ha questo nome e questa sostanza singola, ok? Vi ricordate che quindi le sostanze prime sono le sostanze singolari, particolari, quelle che posso indicare dicendo questo qui, ok?
e che non sono ulteriormente divisibili. Un genere animale si può dividere nelle specie cane, uomo, gatto. Un uomo si può dividere nei singoli uomini, perché animale e uomo sono degli universali, sono dei generi delle specie. Ma Socrate, Platone o Fabrizio, nel senso quelle persone esistenti o esistite storicamente, che sono delle persone empiriche particolari, sono proprio quelle, non possono essere dei generi, d'accordo? La divisione finisce, ricordate la dottrina delle categorie. La divisione finisce e questo significa che, ricordate, in una proposizione dichiarativa del tipo S è P o S sono P, Socrate, Platone o Fabrizio possono essere soltanto dei soggetti e non dei predicati. Spero che vi ricordiate le categorie, in generale la logica di Aristotele. E quindi le vere sostanze, quelle che sono più sostanze degli altri, sono le sostanze prime, ok? Quindi ogni singolo uomo, non le sostanze seconde, cioè per esempio l'universale, il genere e la specie di uomo. Ci siamo? E quindi lui nella logica ha detto che le sostanze prime prevalgono rispetto alle sostanze seconde. Per ora dice che la forma prevale sulla materia. La forma ti dà l'universale, ti dà una sostanza seconda, d'accordo? Ricordate che la forma è un universale, la forma è qualcosa che è in comune tra tutti gli uomini. Abbiamo la forma di uomo, ok? C'è la morfologia di uomo, forma morfè, ma attenzione, forma viene chiamata da Aristotele anche eidos, che è lo stesso termine che Platone usa, eidos, plurale eides, per le sue idee forme, cioè per gli archetipi. Quindi la forma è la morfologia dell'uomo, ok? Ma non soltanto di ogni singolo uomo, ok? La forma mi dà l'eidos, cioè l'idea, l'archetipo, l'universale di uomo. L'universale di uomo, ricordate che ti dà una definizione, ricordate che la forma ti dà anche il fine, la funzione, l'essenza, la destinazione d'uso, ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato la scorsa volta. E quindi la morfologia di uomo è ciò che è in comune, che somiglia tra tutti gli uomini, ok? L'uomo ha due gambe che più o meno sono così, un corpo che più o meno è così, una testa che più o meno è così, due braccia e tutte queste cose le puoi descrivere in un disegnino o comunque in un archetipo, no? Che in qualche modo somiglia a tutti gli uomini, anche se ogni uomo è diverso da ogni altro uomo perché sono diversi gli accidenti. Però gli accidenti sono diversi, però la sostanza appunto in quanto forma da cosa è data? Dall'universale di uomo. Quindi la forma è qualcosa di universale che ti dà appunto la morfologia di uomo che puoi esprimere con un disegnino, con un'immagine mentale, che puoi applicare a tutti gli uomini. Come fai a dire questo uomo è un uomo, quell'altro anche un uomo, quell'altro anche un uomo? Hanno qualcosa che somiglia tra tutti gli uomini, ok? Un po' come l'idea platonica, ok? Tutti gli uomini hanno un universale in comune, cioè l'universale di uomo, la definizione di uomo che è, ricordate qual è? Animale razionale, ricordate, ve l'ho appena ricordato, che la forma corrisponde a un fine, a una finalità, che è la finalità non solo di ogni singolo uomo, che è la finalità diversa, non può esistere una finalità di un singolo uomo che è diversa da un altro singolo uomo, è la finalità di tutti gli uomini, la destinazione d'uso, l'essenza e la definizione. Tutti gli uomini hanno la stessa forma, ok? Non perché sono alti, grassi, conformati nello stesso modo. La forma è l'insieme di morfologia che comunque è in comune tra tutti gli uomini, in modo tale che tu puoi dire quello è un uomo, quello anche un uomo. All'interno di ciascun uomo, cioè del genere uomo, della specie uomo, dell'insieme dell'universale uomo, tutti gli uomini hanno, ok,
una forma di uomo che può essere espressa appunto, non lo so, in un disegnino, in qualcosa, in un modello mentale, in un archetipo, ma è comunque un universale, è una sostanza seconda, d'accordo? La forma è un universale. Allora, capite, se Aristotele dice che la forma prevale sulla materia e che la sostanza è sostanza in quanto forma, lui sembrerebbe smentirsi, perché lui nelle categorie, ricordate, ha detto che la sostanza che è veramente sostanza, che è primariamente sostanza, è il singolo individuo. E invece qui dice che la sostanza corrisponde alla forma, cioè non al singolo uomo, ma all'universale di uomo, alla definizione di uomo, alla forma di uomo che comprende la forma di uomo tutti gli uomini empirici, che tutti gli uomini empirici, ciascuno possiede la forma a cui tutti gli uomini empirici in qualche modo partecipano, d'accordo? Sembrerebbe quindi una contraddizione, però in realtà non è propriamente una contraddizione, perché e qui bisogna capire la differenza con Platone, perché in Platone esisteva davvero, no, l'universale di uomo, l'idea forma di uomo, ma l'idea forma di uomo, vi ricordate, in Platone era una l'idea forma, ve lo ricordate? C'erano tanti uomini empirici, sensibili, ma il modello, l'archetipo è uno, l'idea forma di uomo. Ricordate che l'altra differenza con Aristotele, l'altro problema, appunto su cui Aristotele critica Platone, è che l'idea di uomo, ripeto, che Aristotele chiama la forma morfema, la chiama anche eidos, idea, che significa anche forma, ok? Ma forma nel senso di archetipo comune. La differenza è che in Platone l'idea è drammaticamente separata, ricordate il problema del corismos, dagli oggetti sensibili che sono le copie illanguidite dell'idea, e non si capisce come dall'idea nascano questi oggetti sensibili, e come l'idea, una sola idea, partecipi o somigli, comunque corrisponda a tanti uomini. L'idea è una e sta in un altro mondo, nel mondo intelligibile, in un altro livello dell'essere per Platone, e corrisponde invece a tantissimi singoli uomini che sono invece oggetti sensibili. Fate attenzione, in Aristotele non è così. L'idea, la forma, la definizione di uomo corrispondono a tutti gli uomini, ok? Però attenzione, a differenza di Platone, la forma di uomo non è qualcosa di separato da ogni singolo uomo. Attenzione, è la forma che ti dà l'universale di uomo, ti dà la definizione di tutti gli uomini, ma la forma è concretamente presente, fate attenzione, in tutti gli uomini sensibili, nell'uomo A, nell'uomo B, nell'uomo C. Non esiste il mondo intelligibile per Aristotele, quindi quando Aristotele parla di forma, non parla di un'idea, di un universale di uomo che ontologicamente esiste nel mondo intelligibile ed è separato dagli uomini. Per Aristotele esiste solo il mondo sensibile, e quindi, attenzione, la forma di uomo, in ogni sostanza uomo, è presente concretamente in ognuno degli uomini sensibili, ok? L'uomo A ha la forma di uomo, ma anche l'uomo B ha la forma di uomo al suo interno, e anche l'uomo C ha la forma di uomo al suo interno, ok? La forma quindi non è unica, la forma si moltiplica, e ce ne sono tante, per ognuna delle sostanze uomo, e non potrebbe essere così. Abbiamo visto che la sostanza ha una materia ma anche una forma, quindi l'uomo A, l'uomo B, l'uomo C, migliaia e migliaia di uomini hanno tutti all'interno della loro sostanza la stessa forma, è la stessa ma non è una, cioè la forma, si dice con un termine che a volte può essere frainteso, è il principio ontologico di determinazione della sostanza. Ma questo principio ontologico non è unico e separato dalle sostanze come in Platone, è plurale, ce ne sono tante, ci sono tante forme,
quante sono le sostanze. E quindi questo principio di determinazione ontologico, cioè la forma, fate attenzione, non è qualcosa di strano, di spirituale, di incomprensibile, di metafisico, no, è la morfologia che hanno in comune tutti gli uomini e che dà loro la stessa finalità, la stessa definizione e così via. Quindi, attenzione, la forma non è qualcosa di separato dalla sostanza. Abbiamo visto la sostanza è composta da materia e forma, quindi tutti gli uomini esistenti, uomo A, uomo B, uomo C, avranno al proprio interno la stessa forma, che quindi si moltiplica per quanti sono gli uomini sulla faccia della terra. L'uomo A avrà al suo interno, oltre che la materia, la carne, il sangue, le cose, il materiale che costituisce il corpo umano, avrà in sé anche la forma di uomo. L'uomo B avrà una materia magari conformata con proporzioni diverse, ma avrà la forma di uomo. L'uomo C ha il suo interno la forma di uomo e così via. Capite? La forma, l'universale di uomo non è unico e non è separato dai singoli uomini come in Platone. Spero che sia chiaro, sto ripetendo più volte lo stesso concetto. La forma esiste tante volte quanti sono i singoli uomini. Ogni uomo concreto, ogni sostanza materiale uomo ha una medesima forma, ok? Ci sono 100 uomini, ci saranno 100 forme, ogni uomo ha una forma. Quindi cercate di capire, ogni uomo ha la stessa forma, ma ha la stessa forma nel senso che è identica in ogni uomo. Mi spiego, ma la forma dell'uomo non è una. L'uomo A avrà la forma dell'uomo, l'uomo B avrà la forma dell'uomo che è una seconda forma, ok? La forma è unica nel senso che è dello stesso tipo, ma la forma si moltiplica, ogni uomo avrà la stessa forma di uomo, ok? Tutti gli uomini che esistono avranno una forma identica, che è quella dell'uomo, però ogni uomo ha al suo interno la forma di uomo. 100 uomini, 100 forme, ognuna diversa e separata dagli altri. 100 cani, 100 forme di cane, ok? Quindi a differenza dell'idea platonica che è fuori dall'ente sensibile, l'archetipo, la forma, l'universale, in questo caso di uomo, in Aristotele, è interno all'ente sensibile. Ogni ente uomo, ogni sostanza uomo ha al suo interno la stessa forma di uomo, nel senso che è uguale in tutti gli uomini, ma in ognuno è diversa, nel senso che si moltiplica per tutti gli uomini. In questo modo Aristotele evita la contraddizione. Lui dice che la sostanza uomo è sostanza in quanto forma e non in quanto materia. L'uomo, però, questa forma, ripeto, corrisponde all'universale uomo, cioè al genere, alla sostanza seconda, fino ad un certo punto, perché questo universale o questa forma, ripeto, si moltiplica per tutti gli uomini che ci sono e ogni uomo ha al suo interno la forma di uomo, uguale alla forma di uomo che ha un altro uomo. Non so se mi spiego. Quindi l'universale di uomo si moltiplica e comunque fa riferimento, si aggancia ad ogni sostanza prima, cioè ad ogni uomo. Ora cerco di spiegare in un altro modo, come dice Aristotele, perché la sostanza è sostanza in quanto forma e non in quanto materia, d'accordo? E qui Aristotele sembra appunto contraddirsi, ma io vi ho detto nella scorsa lezione che la contraddizione è apparente. Allora, qui Aristotele dice che la materia è il sostrato e il sostrato non cambia, ok? Non cambia, mentre invece la forma cambia. Quindi attenzione, la materia in una sostanza è il sostrato, e il sostrato qui è la cosa meno importante, mentre invece ciò che fa in modo che la sostanza sia quella sostanza e non un'altra, non è la materia, cioè il sostrato, ma la forma, ok? Faccio un esempio, ok? Noi abbiamo un tavolo, questo tavolo che materia ha? Il legno, ok?
Qual è la forma? È la forma del tavolo, cioè una certa morfologia, conformazione, rapporti, proporzioni tra le parti che possono essere descritte in un disegno stilizzato che fa riferimento a tutti i tavoli possibili, ok? Quindi la materia è il sostrato, è ciò che resta, è il sostrato del tavolo e il legno. La forma è la morfologia del tavolo che fa sì che quella sostanza sia un tavolo e non un'altra sostanza. Cerco di spiegarmi con un esempio che fa riferimento al mutamento secondo la sostanza. Spiegheremo i vari tipi di mutamento un'altra volta, forse nella prossima lezione, o quella successiva ancora. Prendiamo questo tavolo. Questo tavolo ha la materia legno, che è il sostrato, e la forma del tavolo, ok? Io procedo a una trasformazione, un mutamento o movimento secondo la sostanza, ovvero un mutamento o movimento in cui una sostanza cessa di esistere oppure una sostanza viene alla luce. E in questo caso succedono tutte e due cose. Io prendo il tavolo, lo divido in due, lo spacco in due, ok? Da questo tavolo vengono fuori due sgabelli. Però la materia è sempre il legno, cioè il sostrato, l'ipokeimenos che non cambia, è la materia, ok? Ho preso un tavolo di legno, l'ho diviso in due, è cambiata la sostanza, perché invece di esserci una sostanza tavolo, ce ne sono due sostanze sgabello, che la sostanza sgabello è diversa dalla sostanza tavolo. Però la materia, il legno, è lo stesso, d'accordo? Ho preso un tavolo, l'ho diviso in due, ho fatto due sgabelli. La sostanza è cambiata, prima c'era la sostanza tavolo, adesso ci sono due sgabelli. Fate attenzione, che cosa è cambiata? La materia? No, perché la materia è sempre il legno. Che cosa è cambiato? Affinché prima c'era la sostanza tavolo, adesso c'è la sostanza due sgabelli. È cambiata la forma, non so se mi sono spiegato. Quindi la differenza tra un tavolo e lo sgabello non può essere la materia. La sostanza non può essere sostanza in quanto materia. La sostanza non può essere caratterizzata dalla materia, perché la materia è il sostrato comune, cioè la materia può essere la stessa in un tavolo e in uno sgabello. Io ho trasformato il tavolo in due sgabelli. Che cosa ho trasformato? Non la materia, che è il sostrato e Eupokeimenos resta lo stesso, è rimasto invariato quando c'era il tavolo e adesso che il tavolo si è trasformato in due sgabelli. Ok? Quindi la differenza tra il tavolo e i due sgabelli non può essere nella materia, la materia è la stessa, è il sostrato, è il legno. Che cosa è cambiato? È cambiata la forma. Prima c'era la forma del tavolo, adesso c'è la forma di due sgabelli. È la morfologia, la forma materiale ti dà la destinazione d'uso. E il tavolo aveva una certa finalità e destinazione d'uso, lo sgabello ha un'altra forma, cioè anche nel senso che ha un'altra finalità e destinazione d'uso. Chiaro? Cioè la sostanza non è sostanza in quanto materia, perché la materia è il sostrato che può restare identico e può essere identico anche tra sostanze diverse. Quindi la sostanza non la puoi distinguere da un'altra sostanza per la materia può essere la stessa. La sostanza si distingue da un'altra sostanza, per esempio il tavolo dagli sgabelli, che hanno la stessa materia legno, per via della forma, non per via della sostanza. E quindi, insomma, spero di aver spiegato perché la sostanza è sostanza non in quanto materia, ma in quanto forma. Certo, Aristotele si contraddice in che senso? Nel senso che vi ricordate che nelle categorie lui aveva detto che nelle categorie, quando aveva paragonato sostanza e accidente, aveva detto qual è il sostrato, ve lo ricordate? Il sostrato è la sostanza, ok? Il sostrato è la sostanza perché gli accidenti possono cambiare, mentre la sostanza è l'hypokeimenes, è ciò che permane uguale nel corso del cambiamento, ve lo ricordate? E quindi lui aveva detto, fate attenzione, che la sostanza è il sostrato
e aveva detto che il sostrato è la cosa più importante, ve lo ricordate? La sostanza e il sostrato è più importante. Gli accidenti che non sono il sostrato cambiano, sono la cosa meno importante. La cosa più importante nel rapporto logico delle categorie, ma anche ontologico sostanza-accidenti, è la sostanza, perché la sostanza permane uguale. Quindi in questo caso il sostrato era ciò che rimane uguale, era la cosa più importante. Ma questo l'aveva ripetuto nella fisica, ricordate, 2 lezioni fa. Abbiamo visto che il mutamento si giustifica secondo Aristotele perché? Perché in realtà c'è una sostanza che è il sostrato che resta identico, ok? E cambia l'accidente, ricordate, passa dalla privazione alla forma. Un uomo non colto può diventare un uomo colto, passa dalla privazione alla forma, ma il sostrato, cioè la cosa più importante, è la sostanza uomo, ve lo ricordate? Ma vi ricordate che Aristotele si era già smentito quando aveva dovuto dire ma e invece il cambiamento quando la sostanza non c'è, ok? Per esempio dal seme all'uomo, in quel caso il sostrato è la materia, ve lo ricordate? In quel caso il sostrato appunto non è più la sostanza ma è la materia. Perché la sostanza uomo non esiste quando l'uomo è in potenza come seme, però la cosa che accomuna il seme e l'uomo e che permette di considerare il cambiamento, il mutamento tra il seme e l'uomo come qualcosa di scientifico, di studiabile, di qualcosa che può avvenire, perché non c'è il nulla, l'uomo non viene dal nulla né il seme si trasforma in nulla, è il fatto che sia il seme sia l'uomo hanno una materia, cioè hanno un sostrato, d'accordo? Comunque lasciamo perdere questo esempio, io voglio solo mettere in evidenza questo, perché gli storici, gli studiosi, gli interpreti hanno scritto di tutto, libri, articoli sul libro, credo, libro Z della metafisica, dove Aristotele dice queste cose. Allora, abbiamo appena visto che la sostanza è sostanza in quanto forma e non in quanto materia, ok? Materia e forma. Quindi la sostanza è sostanza in quanto forma, la forma è la cosa più importante e quindi qui la materia è il sostrato, è la cosa meno importante. Non c'è una spiegazione se non la cosa semplice che molti studiosi proprio stranamente tralasciano, l'argomento semplice che vi ho già detto che Aristotele usa alcuni termini, alcune categorie concettuali in maniera relativa, ok? In maniera relativa e quindi quando nelle categorie lui si trova a distinguere la sostanza dall'accidente, ok? Allora il sostrato è la cosa più importante, cioè la sostanza. Quando lui invece si trova a dire in maniera più precisa ma che cos'è la sostanza, ok? La sostanza è materia e forma, in questo caso il sostrato è la cosa meno importante, cioè la materia. Basta pensare al fatto che Aristotele usa il termine sostrato, sostrato, substrato, hypokeimenos in 2 significati diversi, d'accordo? Quando lui paragona sostanza e accidente, allora il sostrato è la sostanza, cioè la cosa più importante, ok? Quando invece lui paragona in una sostanza la materia e la forma, in questo caso il sostrato non è più la cosa più importante, ma è la cosa meno importante, cioè la materia che resta quando si trasforma la forma, perché la materia non dà trasformazione di sostanza, ma come abbiamo visto prima è il cambiamento della forma che distingue una sostanza da un'altra sostanza. Quindi nella logica, quando paragona sostanze e accidenti, il sostrato è la cosa più importante, cioè la sostanza. Ma quando lui fa un'altra cosa, cioè prende la sostanza e dice è divisa in materia, è composta da materia e forma, in quel caso il sostrato non è più la cosa più importante, ma è la materia, cioè la cosa
meno importante, mentre invece la forma, cioè la cosa più importante che fa sì che una sostanza sia una sostanza, la forma, e che una sostanza sia diversa da un'altra sostanza, in quel caso la cosa più importante, la forma, non è il sostrato. Io non ho mai chiarito in queste numerose video lezioni finora con precisione che cos'è l'essenza per Aristotele. Vi ricordate? Abbiamo parlato dell'essenza, io l'ho citata però un po' troppo di striscio anche durante le lezioni sulla logica. Possiamo riprendere questo concetto, lo possiamo riprendere qui parlando della metafisica e la fisica. L'essenza, attenzione, Aristotele per indicare l'essenza usa il termine usia, che vi ricordate in realtà significa sostanza, però a volte Aristotele usa il termine usia non per indicare la sostanza, ma per indicare l'essenza, quindi bisogna stare molto attenti nell'interpretare, nel tradurre il testo originale di Aristotele. Tuttavia Aristotele in molti casi indica l'essenza con una perifrasi di ben 4 parole greche, che la perifrasi è toti en einai. Attenzione, perché in greco gli accenti gli spiriti corretti sono questi, come io vi ho scritto, mentre spesso in molti testi anche autorevoli vengono indicati in maniera sbagliata. Toti en einai, che in latino suonerebbe, ecco, si potrebbe tradurre, così l'avevano tradotto i medievali, quod quid erat esse, d'accordo? Toti en einai, e in greco 4 parole, in latino quod quid erat esse. Che cosa vuol dire esattamente toti en einai? Perché è un concetto difficile, ma come Aristotele chiama l'essenza, quod quid erat esse toti en einai, cioè la traduzione sarebbe ciò che, quod quid, ciò che era l'essere. Che cos'è l'essenza? Perché Aristotele chiama l'essenza ciò che era l'essere? Io ho già spiegato nella logica che l'essenza corrisponde alla definizione. Vi ricordate la definizione linguistica di un termine? L'ho spiegato nelle lezioni sulla logica, andate a vedere la lezione proprio sulla definizione, horismos, la definizione. La definizione linguistica di un termine corrisponde alla sua essenza. Qual è l'essenza di uomo? L'essenza di uomo è animale razionale. L'essenza di uomo è quella di essere animale razionale. Ciò che è più proprio dell'uomo, ciò che l'uomo è in sé, è il fatto di essere animale razionale, e quindi animale razionale è l'essenza di uomo, d'accordo? Quindi l'essenza, diciamo così, è ciò che da un punto di vista ontologico il termine è da un punto di vista logico. Da un punto di vista logico la definizione di uomo è animale razionale. L'essenza non è altro che la trasposizione, diciamo così, ontologica di ciò che l'uomo è in quanto definizione linguistica, cioè ciò che l'uomo è definito linguisticamente. Animale razionale rappresenta l'essenza dell'uomo. L'essenza non è altro che corrispondente alla forma, per questo ha un senso parlare dell'essenza alla fine di questa lezione in cui abbiamo parlato del fondamentale concetto aristotelico di forma. Ricordate, l'abbiamo detto insomma, poco fa, la forma è ciò per cui una sostanza è una sostanza ed è diversa da un'altra sostanza, di un'altra classe o di un'altra specie di sostanze. Quindi l'essenza equivale alla forma. Ricordate quello che abbiamo detto proprio in questa lezione. La sostanza è sostanza in quanto forma e non in quanto materia. La forma, la caratterizzazione ontologica di ogni sostanza che esiste, ricordate la forma all'interno di ogni sostanza di ciascuna classe,
o di ciascuna specie, perché ricordate che la classe, la forma dal punto di vista degli animali viene interpretata come specie e quindi l'essenza non è altro che la forma della sostanza, ciò che la sostanza è in sé, ciò che fa in modo che una sostanza sia quella sostanza, proprio quella e non un'altra sostanza. Aristotele dice tante cose con termini complicati, definizioni complicate, ma spesso alcuni dei termini aristotelici sono equivalenti, cioè fondamentalmente, questo l'abbiamo già detto, ma lo ripeto, lo approfondisco questo, fondamentalmente nella logica, no? Vi ricordate, la logica, la definizione uomo, animale razionale, la forma di uomo, l'essenza di uomo sono la stessa cosa, cioè definizione, essenza e forma sono la stessa cosa. L'essenza è ciò che l'uomo è ontologicamente, ciò per cui la sostanza uomo è proprio quella sostanza e non altra. L'essenza corrisponde alla definizione che ti dice che l'uomo è animale razionale e corrisponde alla forma. Ricordate cos'è la forma? La forma è la morfologia dell'uomo, dell'essere umano, che è una morfologia, un insieme di parti che corrisponde. La morfologia, cioè la proporzione tra le parti, l'altezza, la lunghezza, la conformazione e così via, che all'interno di ogni uomo questa forma è simile a quella di tutti gli altri uomini e quindi c'è qualcosa che, ricordate cos'è la forma, qualcosa che somiglia in tutti gli uomini, cioè in tutti gli enti di una certa di un certo genere, di una certa specie, di una certa classe e quindi l'essenza si identifica con la forma. Ma cosa significa? Cioè, la forma è quello per cui una sostanza è, e allora c'è bisogno di avere un doppione, l'essenza è ciò che ti dice perché una sostanza è proprio quella sostanza e non altra. L'essenza non è la stessa cosa della forma. C'è una leggera differenza, forse, vabbè, sì, sono la stessa cosa. La forma, abbiamo visto, corrisponde in qualche modo alla morfologia. L'essenza è qualcosa di più approfondito rispetto alla morfologia, qualcosa forse di più astratto, ecco, di più ontologico rispetto alla forma, l'essenza. Cosa vuol dire esattamente ciò che era l'essere? Perché la forma ti dà la caratteristica ontologica di un ente, l'essenza anche, però l'essenza, a differenza della forma, viene definita ciò che era l'essere. Esistono tantissime interpretazioni sul significato dell'espressione totienenai, ciò che era l'essere. Ce ne sono tante, a volte anche molto singolari, complicate. In realtà il significato, sulla base di quello che dice anche Enrico Berti, io vi ho detto e lo ripeto, no, che la mia interpretazione di Aristotele, la mia presentazione divulgativa di Aristotele si basa sull'interpretazione di Enrico Berti, grande Enrico Berti che purtroppo è venuto a mancare da poco, che è l'unico che già ad una certa età mi ha fatto comprendere Aristotele, in particolare la metafisica e alcuni aspetti della fisica di Aristotele. Ciò che era l'essere, dovete considerare che in greco, questo è l'imperfetto, en significa era, cioè è l'imperfetto del verbo eimi, cioè del verbo io sono, del verbo essere. L'imperfetto, come tanti altri tempi passati in greco, chi studia il greco lo dovrebbe sapere, hanno i tempi passati un valore più che cronologico, attenzione, più che quantitativo, un valore qualitativo. È sempre così col verbo in greco. Il verbo in greco non esprime necessariamente il tempo, l'epoca, il momento in cui si svolge l'azione, esprime la qualità dell'azione. Per esempio, l'auristo sarebbe il passato remoto, esprime un'azione che non ha più nessuna connessione con il
presente, mentre invece il perfetto, che a differenza del latino è il passato prossimo, esprime qualcosa che ha connessione con il presente. E così possiamo interpretare anche l'imperfetto, cioè l'essenza significa ciò che era l'essere. Che cosa vuol dire? Vuol dire ciò che, non ciò che l'essere era nel passato e ora non è più, ma attenzione, esattamente il contrario, ciò che l'essere è sempre stato, cioè ciò che era l'essere significa che una determinata sostanza ha una caratteristica che è adesso e allo stesso modo era nel passato, d'accordo? Ciò che era l'essere significa ciò che l'essere, o meglio l'ente, è stabilmente, ciò che l'essere è in maniera duratura nel tempo, cioè ciò che l'essere era in passato e che è la stessa cosa che di ciò che l'essere è oggi, cioè ciò che era l'essere, essenza nel senso di ciò che era l'essere, l'essenza di una sostanza è ciò che nella sostanza è stabile, cioè corrisponde alle caratteristiche che questa sostanza aveva in passato e che sono caratteristiche durevoli perché sono arrivate anche al presente. L'essenza di una sostanza, la forma di una sostanza, ma più in particolare l'essenza di una sostanza, è ciò che la sostanza è nel tempo, è ciò che la sostanza è sempre, è ciò che la sostanza è stabilmente, d'accordo? E quindi lo so, come Aristotele chiama l'essenza, crea un po' di problemi. E quindi c'è un'altra interpretazione del significato di ciò che era l'essere. Molti dicono Aristotele, dicendo ciò che era l'essere, vuol dire ciò che l'essere era proprio in passato, prima del singolo individuo, cioè il fatto che l'essenza, cioè la forma, corrisponda alla specie, corrisponda al genere, cioè a qualcosa che era, nel senso che era prima di ogni singolo ente che appartiene a quel genere o a quella classe, d'accordo? Prima da un punto di vista cronologico, ma anche proprio da un punto di vista logico, cioè l'essenza di uomo è quello che era, l'essenza di uomo, animale razionale, ciò che era l'essere, cioè è ciò che l'uomo era in quanto forma, in quanto universale, prima dei singoli uomini, d'accordo? Anche da un punto di vista logico, l'essenza o forma, che è l'universale di uomo, viene prima, è prioritario rispetto ai singoli particolari, specifici, empirici, enti, ognuno dei quali appartiene al genere uomo. In ogni caso, certo, la traduzione e il significato di totienenai come essenza hanno messo a dura prova gli interpreti da sempre, proprio anche dall'antichità, e Enrico Berti ha avuto il merito in qualche modo di spiegarci meglio di altri che cos'è l'essenza. L'essenza è ciò che era di un essere, nel senso che è ciò che l'essere è sempre nel corso del tempo. Enrico Berti ha una grandissima importanza, sapete in che cosa? Nell'aver spiegato che Aristotele era un personaggio con una filosofia più semplice di quello che si pensi, di quello che si è sempre pensato, una filosofia piuttosto compatibile anche con certe nozioni di scienza moderna, una filosofia che vuole definire delle nozioni basate sull'esperienza. Enrico Berti ha avuto il merito di avermi fatto capire, a me come a tanti altri, che moltissime superfetazioni, che moltissime sovrastrutture, che moltissime falsificazioni, interpretazioni di Aristotele
sono appunto cose che bisogna lasciar cadere, che sono state elaborate secoli dopo Aristotele, che non sono assolutamente vere, in particolare tutti quei significati, quelle connotazioni che vogliono caricare Aristotele di significati mistici, religiosi, ineffabili, inutilmente metafisici. Posso chiarire questa cosa proprio nel caso della forma di cui stiamo parlando, che appunto corrisponde all'essenza. La forma verrà trasformata dagli scolastici in qualcosa di ineffabile, qualcosa di, non so, invisibile all'interno di un corpo. Enrico Berti ci spiega che Aristotele vuole dire qualcosa di molto più semplice quando vuole dire forma, a parte che forma è la forma proprio come morfologia, ricordate, si può dire morfè, Aristotele la chiama morfè, la chiama anche eidos, ok? Come l'idea platonica, cioè l'universale, l'archetipo, d'accordo, però forma è anche morfè, l'abbiamo detto in greco, morfè, da cui morfologia. La forma non è qualcosa di ineffabile, di soprannaturale, di immateriale, di inesteso. La forma è la morfologia, d'accordo? La morfologia materiale di un ente che ha in comune tale forma con tutti gli enti dello stesso genere. Mi ha colpito molto un esempio che Enrico Berti ha fatto anche durante una conferenza a cui ho assistito. Lui dice: abbiamo una parola in italiano per capire meglio che cosa Aristotele intendeva come forma. Aristotele per forma intendeva la formula, come la formula chimica. Lui non aveva la chimica, non poteva capire che tra vari oggetti simili, quelli che lui diceva fanno parte di una stessa, dello stesso genere o specie, per esempio nel genere specie uomo, vi era qualcosa, cioè una forma in comune a tutti gli uomini che dava agli uomini una morfologia simile, è qualcosa che era microscopico, che è la formula chimica. Ma se Aristotele fosse stato vivo oggi, diceva Enrico Berti, e avesse conosciuto la chimica, avrebbe spiegato che lui per forma non intende altro che formula, d'accordo? La formula, soltanto che Aristotele non poteva immaginare che esistesse una struttura di enti che sono simili tra di loro, una struttura microscopica fatta da elementi chimici invisibili, quantitativi, eccetera. Se noi per esempio prendiamo l'acqua, la formula dell'acqua è H2O, no? Indipendentemente dagli accidenti, indipendentemente da come possono essere diverse tra loro numerose masse di acqua differenti, ogni massa di acqua ha sempre una cosa in comune: H2O è costituita da due atomi di idrogeno e da un atomo di ossigeno legati tra loro con legami particolari, con una certa forza particolare tra i vari legami, in una posizione reciproca di questi protoni, neutroni, elettroni particolari, e quella è sempre acqua, indipendentemente dagli accidenti. Quella è la forma dell'acqua. La forma dell'acqua è sempre H2O, e quindi è ciò che è in comune tra differenti masse d'acqua che sono comunque tanti enti che appartengono alla classe, al genere acqua, che possono avere quindi una stessa essenza e una stessa forma. Se c'è una massa di acqua enorme, una invece piccola in un bicchiere, se una massa d'acqua, non lo so, assume un colore e una trasparenza diversa perché è leggermente contaminata da un'altra sostanza, se una massa d'acqua si trova qui oppure da qualche altra parte, se una massa d'acqua è statica o una massa d'acqua scorre, d'accordo? In tutti questi casi si tratta sempre di acqua, perché
le caratteristiche proprio sostanziali di tutte le masse d'acqua differenti sono sempre riconducibili a H2O, d'accordo? Questo voleva dire Aristotele, non qualcosa di spirituale, metafisico, incomprensibile, una quidditas aristotelico-scolastica e così via, no. Aristotele è stato ampiamente falsificato, per Aristotele, quando parla della fisica, vuole parlare di cose sensibili che noi vediamo con gli occhi, empiriche, che sono sul piano della natura e restano sempre sul piano della natura. Qual è la forma dell'uomo? Aristotele dice l'uomo è animale razionale perché dal suo punto di vista, con gli strumenti che aveva, tutti gli uomini hanno qualcosa in comune che fanno in modo che ognuno di questi enti sia un uomo e non un'altra sostanza, cioè il fatto di essere animali razionali. Se lui avesse potuto sapere che c'è un DNA, identico DNA in tutti gli uomini, avrebbe detto la forma dell'uomo è il DNA, o meglio forse il genoma, che poi si esprime macroscopicamente con una certa morfologia, con un certo contorno, con un certo rapporto tra le parti, con un certo schema che è simile tra tutti gli uomini e può essere reso attraverso un disegnino stilizzato che ti fa dire ah ma quello è un uomo, indipendentemente che sia alto, che sia basso, che sia grasso, che abbia i capelli, che non abbia i capelli, che abbia un naso della forma diversa e così via. Quindi magari Aristotele, se fosse vivo oggi, avrebbe detto il genoma dell'essere umano e alla base è la forma, perché è quello che si trova in tutti gli esseri umani che fanno parte della medesima specie essere umano. Che cos'è la forma in Aristotele? È la formula chimica, corrisponde a qualcosa che noi possiamo appunto chiamare la formula chimica. Quindi vedete che Aristotele va interpretato in senso naturalistico, va interpretato in maniera obiettiva recuperando il testo, prima di tutto il testo originale più affidabile di Aristotele, del corpus delle opere aristoteliche, poi dando l'interpretazione corretta, non l'interpretazione falsificata che per secoli è stata affibbiata, appioppata ad Aristotele dalle falsificazioni, sin dai suoi interpreti dell'antichità o interpreti bizantini, ma poi soprattutto le falsificazioni dovute alla scolastica medievale. Spero di aver chiarito insomma un po' meglio alcuni concetti, ma anche il metodo con cui dobbiamo approcciarci ad Aristotele. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci.